Ciao ragazzi, oggi parliamo di Dallas McCarver, detto Big Country, un bodybuilder americano la cui storia ha fatto scalpore pochi anni fa. Da atleta emergente, atteso come il nuovo supercampione, a cui si prospettava una brillante carriera agonistica alla prematura scomparsa, il passo è stato brevissimo. A sottolineare quanto la fretta sia una cattiva consigliera e la pericolosità dei protocolli chimici necessari per arrivare ai vertici del bodybuilding agonistico. Sempre più spesso questi atleti si rivelano dei veri e propri colossi d'argilla, tanto imponenti, forti ed esuberanti all'esterno, quanto vulnerabili e malsani all'interno, con organi interni spesso compromessi e in pericolo costante di decesso prematuro, come ci confermano le cronache degli ultimi anni. Dallas aveva tutto per essere un supercampione, ma ha preteso troppo e troppo in fretta dal suo fisico, e il prezzo da pagare è stato altissimo. La sua autopsia ha rivelato l'ingrossamento anomalo di quasi tutti gli organi interni, a dimostrare che ad appena 26 anni la sua salute era ormai compromessa. Ma si sa, il business non aspetta e lo sport agonistico con le sue ossessioni non ha niente a che vedere con la filosofia originale del bodybuilding, che presupponeva costanza, pazienza e anche di accontentarsi di ottenere risultati sostenibili dal proprio organismo. Nel bodybuilding moderno ci sono più soldi che in passato, ma la competizione ha raggiunto livelli astronomici e gli atleti finiscono col dover fare troppo affidamento sui farmaci per essere competitivi. Una ricetta piena di rischi, sia a breve che a lungo termine. La storia di Dallas ha molto da insegnare, come si suol dire, uomo avvisato, mezzo salvato. Enjoy! Dallas McCarver nasce il 9 aprile 1991 a Jackson, una cittadina nei pressi di Memphis, in Tennessee, e cresce in una fattoria, dove aiuta nell'allevamento del bestiame. Da ragazzino americano ha due passioni, il football e la caccia. A scuola gioca a football ed è proprio nella preparazione per il football che comincia ad allenarsi con i pesi, sviluppando una base fisica considerevole. Grande e grosso di natura, ricorda che quando giocava a football come guardia offensiva pesava sui 140 kg per 1,83 m di statura. Non tutti i muscoli ovviamente, ma non era certo un piccoletto. Gradualmente la sua passione per lo stile di vita del bodybuilding prevale su quella per il football e Dallas decide di dedicarsi completamente al bodybuilding. Ricorda che in 6 mesi di preparazione per la sua prima gara ridusse il suo peso di 30 kg, passando da 140 a 110 kg e riducendo il suo girovita da 102 a 84 cm. Nel 2011, a 20 anni, partecipa alla sua prima gara, l'NPC Hub City Fitness Quest, e con un peso in gara sui 110 kg vince in modo convincente la categoria dei pesi massimi juniores. Lo stesso anno si aggiudica l'NPC Battle al River Championship. Un ottimo inizio che prelude ad un'ascesa rapidissima. Solo un anno dopo, nel 2012, ad appena 21 anni e alla sua terza competizione, vince il titolo assoluto al campionato nordamericano IFBB, conquistando la Pro Card e diventando il più giovane campione nazionale assoluto della storia. Un record poi battuto 3 anni dopo da Cody Montgomery. Un inizio entusiasmante, i primi successi, le attenzioni del pubblico e della stampa lo motivano a dare il massimo. Consapevole che il livello dei professionisti IFBB è altissimo, si prende 3 anni di pausa dalle gare e inizia a collaborare con il noto preparatore Annie Ramble per maturare il suo sviluppo fisico. Il lavoro svolto paga i suoi dividendi e Dallas esordisce sul circuito pro nel 2015 al campionato IFBB della California, dove, presentatosi in gara con 118 kg di muscoli scolpiti e cesellati, vince qualificandosi per il Mister Olympia. La carriera professionale inizia sotto i migliori auspici. In breve diventa un astro nascente dello sport. Il suo fisico massiccio e ben proporzionato cattura l'attenzione dei media, che vedono in lui il prossimo campionissimo. A seguire riprogetta la sua carriera, fa squadra con il preparatore Matt Jensen ed esordisce al Mister Olympia nel 2015, arrivando in gara a 123 kg ed ottenendo un rispettabile 13° posto. Debutto interessante ma poco soddisfacente, che lo motiva a spingere ancora di più sull'acceleratore per trasformare il suo fisico nel tentativo di raggiungere la vetta delle classifiche. È un periodo brillante per Dallas, che fa coppia con la star del wrestling Dana Brooke ed è sponsorizzato dall'azienda di integratori Redcon One. Trasferitosi a Boca Raton, in Florida, Dallas lavora ancora per aumentare il suo bagaglio muscolare e al Mister Olympia del 2016, presentatosi in gara a 128 kg,
riesce ad entrare nella top 10, conquistando un promettente 8° posto. Lo stesso anno sarà nono all'Arnold Classic Europe. A seguire, deciso a migliorare i suoi piazzamenti in gara, Dallas fa team con Chad Nichols, famoso per essere stato il preparatore di Ronnie Coleman, e inizia la preparazione per l'Arnold Classic 2017, dove, ancora 25enne, presentatosi sul palco a circa 130 kg, ottiene un brillante secondo posto alle spalle di Cedric McMillan. La tragedia è che questi due campioni, che vediamo enormi ed esuberanti a confronto sul palco, sono ad oggi entrambi deceduti. Nel 2017 sembra che la carriera professionale di Dallas abbia finalmente spiccato il volo, e invece volge all'epilogo. Sul palco dell'Arnold Classic Australia, Dallas si sente male e deve essere soccorso. Si parla di una polmonite, ma evidentemente qualcosa non va nella sua salute. Il fatto si compie il 22 agosto 2017, quando Dallas viene trovato senza vita, a soli 26 anni, nella sua casa di Boca Raton, in Florida. Inizialmente si vocifera che sia rimasto soffocato dal cibo che stava mangiando, ma l'autopsia rivelerà un quadro clinico ben diverso, evidenziando che Dallas è morto per un attacco cardiaco dovuto al suo uso ed abuso di sostanze dopanti. Ma per renderci conto di cosa è successo, sentiamo il resoconto dell'autopsia di Dallas, che chiarisce quale fosse la sua condizione di salute al di là del fisico possente presentato sul palco di gara. Dallas McCarver è morto il 22 agosto 2017. Il report dell'autopsia è dell'Ufficio Esami Medici del 15° distretto della Florida. Aveva 26 anni al momento della morte e l'autopsia riporta quanto segue: severa cardiomegalia con cuore di 833 grammi, con ipertrofia ventricolare sinistra. Notiamo che il cuore medio pesa circa 300 grammi. Punto 2. Aterosclerosi coronarica severa nell'arteria coronaria sinistra. Problema noto come il creatore di vedove per i molti uomini che hanno attacchi cardiaci nella loro vita. Punto 3. Polmoni pesanti. Il suo polmone destro era 617 grammi, il polmone medio pesa sui 450-500 grammi. Il suo polmone sinistro era 619 grammi. Punto 4. Epatomegalia, con 4.593 grammi, un fegato da 4,5 kg. Il fegato medio è circa 1,5 kg. Un fegato assolutamente enorme. Punto 5. Accenno di nefrosclerosi, con ipertrofia dei reni. 456 grammi quello destro e 503 quello sinistro. Siamo di fronte a un caso di organomegalia. Tutti gli organi nella cavità toracica e addominale erano molto ingrossati. E per finire aveva un carcinoma papillare della tiroide, una forma molto comune di cancro della tiroide. Cause della morte: ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro severa, cioè un cuore molto ingrossato, con aterosclerosi coronarica. In poche parole, ha avuto un attacco di cuore. Fattori scatenanti: utilizzo cronico di steroidi esogeni e ormoni non steroidei, cioè steroidi anabolizzanti, insulina, ormoni della crescita e IGF. In palestra Dallas ha avuto diversi coach e ha provato diverse routine nel corso della sua carriera. Quando lavorava sotto la supervisione di Chad Nichols, aveva deciso di seguire una routine old school ispirata al suo idolo Ronnie Coleman, perché come Ronnie voleva essere sia grosso che forte. Quindi adottava una split routine ad alto volume e frequenza di lavoro, che lo vedeva in palestra 6 giorni a settimana, nei quali allenava ogni gruppo muscolare 2 volte ogni 7 giorni, con la seguente suddivisione. Lunedì, schiena, spalle e bicipiti, con focus sullo spessore della schiena. Martedì, quadricipiti femorali e polpacci. Mercoledì, petto e tricipiti. Giovedì, schiena, spalle e bicipiti, con focus sulla larghezza della schiena. Venerdì, quadricipiti femorali e polpacci.
sabato petto, tricipiti e addominali, domenica riposo. Eseguiva 3-4 esercizi per gruppo muscolare, dei quali effettuava 3-4 serie. Per gli esercizi base adottava uno schema piramidale, aumentando il carico ad ogni serie mentre riduceva le ripetizioni. Ad esempio, partendo da 10 ripetizioni nella prima serie per finire con 5 ripetizioni nell'ultimo set della piramide. Negli esercizi complementari lavorava con ripetizioni medie, fra le 8 e le 12 per tutte le serie. E notiamo che, in generale, utilizzava una forma di esecuzione degli esercizi corretta e controllata, con ripetizioni eseguite lungo tutto l'arco del movimento. Grande lavoratore e con un background atletico, anche Dallas, come Ronnie, era molto forte. Eseguiva serie di stacchi da terra con oltre 340 kg, squat con oltre 260 kg, rematore con bilanciere con oltre 180 kg, distensioni su panca con manubri da 90 kg e vanta una ripetizione nello stacco da terra con circa 383 kg. Lato alimentazione, Dallas era un forte mangiatore. Quando praticava il football arrivava a mangiare fino a 450 grammi di proteine al giorno, senza una reale struttura alla sua dieta, e aveva accumulato anche parecchio peso superfluo. Passato al bodybuilding divenne molto più attento alla sua alimentazione e, dotato di un metabolismo molto veloce, consumava 5-6 pasti al giorno per un totale di 5.000-5.500 calorie, derivanti prevalentemente da carne rossa, pollo, pesce, riso, patate, crema di riso, proteine in polvere, che utilizzava come gli alimenti base della sua dieta, variando le quantità in funzione del periodo e delle esigenze agonistiche. Riassumendo, Dallas McCarver è stato una meteora nel firmamento del bodybuilding IFBB. Qualificatosi giovanissimo come atleta professionista, era atteso per una rapida e brillante carriera ai vertici dello sport, ma, forse guidato dalla troppa fretta di affermarsi, ha preteso troppo e troppo in fretta dal suo fisico e in soli 5 anni di carriera professionale si è bruciato. I risultati dell'autopsia hanno rivelato che, a dispetto del suo fisico enorme, cesellato e fortissimo che esibiva all'esterno, sotto il cofano, a causa dei ripetuti cicli di farmaci anabolizzanti, i suoi organi interni erano pesantemente compromessi, tanto da pregiudicarne la stessa sopravvivenza. Parlare di Dallas McCarver, così come di altri sfortunati campioni o aspiranti tali, non può che mettere in luce un trend allarmante, peraltro noto a tutti. Da un lato il bodybuilding professionale è sempre più remunerativo. Dall'altro gli atleti sono sempre più disposti a correre grossi rischi per la salute pur di affermarsi. Nei primi anni 70, per la vittoria al Mister Olympia, Arnold guadagnava $1.000. Per la sua vittoria al Mister Olympia del 2023, Derek Lansford ha incassato $400.000, un aumento di 400 volte. L'altra faccia della medaglia è che se una volta il bodybuilding era considerato come uno sport longevo, con molti vantaggi rispetto agli altri sport, ricordiamo che Frank Zane ha conosciuto una grande fama intorno ai 40 anni, Serge Nubret sfoggiava una magnifica forma anche a 60 anni. Albert Beckless ha gareggiato fino ai 60 anni. Lo stesso Franco Columbu ha vinto il suo secondo Mister Olympia all'età di 40 anni. Oggi gli atleti faticano ad arrivare a 40 anni, alcuni muoiono prima dei 30. Qualcosa è chiaramente andato storto e deve far riflettere. Ne vale davvero la pena? Io credo di no, ma sta a ognuno decidere del suo destino. Ciao, alla prossima!